Le ho detto che è una casa da incubo ed è meglio se sta alla larga da quella ristrutturazione. Ho dato questo consiglio a una ragazza che si è iscritta al nostro canale Rurale Digitale dopo aver visto i miei video e le mie esperienze e mi ha chiesto un'opinione. Ti racconto l'esperienza che sta facendo e come ne può uscire. Aspetta però, facciamo un passo indietro. Mi hanno detto che sono antipatico perché faccio di tutto per distruggere i sogni delle persone. No, cazzo, non voglio distruggere niente e invito sempre tutti a cercare di realizzare i propri sogni. Però, considerando che tutta la narrazione, compresa quella che ruota intorno al recupero di vecchi rustici, è romantica e irrealistica, anziché seguire quella linea, ritengo più utile fornire informazioni oggettive, dire le cose come stanno, senza creare illusioni. Non voglio distruggere i sogni, voglio solo essere pragmatico, anche se so benissimo che questo non piace a chi vuole solo ascoltare confortevoli illusioni anziché scomode verità. Guarda che in tutte le cose è meglio se affronti subito la realtà piuttosto che iniziare un percorso fatto di speranze e illusioni che alla fine distruggerà comunque il tuo sogno e ti lascerà anche senza soldi. Ma torniamo alla casa da incubo accennata all'inizio. Mi scrive questa tipa chiedendo la mia opinione su un rustico che ha comprato in un piccolo comune del nord Italia. Mi allega alcune fotografie e mi spiega che vorrebbe ristrutturarlo per andare a viverci. Mi dice anche che le era sembrato un affare, ha speso tutto per l'acquisto e non ha possibilità finanziarie per iniziare la ristrutturazione. Dalle fotografie si vede la via del centro storico di questo piccolo comune e su entrambi i lati ci sono edifici fatiscenti e disabitati risalenti probabilmente al 1800. Lei ha comprato una porzione di terratetto di circa 150 metri quadrati su 4 piani. La facciata è totalmente ammalorata, con umidità di risalita molto estesa e diverse porzioni di mattoni crollati. Gli interni ovviamente non sono da meno, a partire dai soffitti che sono molto bassi, come si usava una volta per scaldarli più facilmente, forse 2 metri di altezza. Nell'ultimo piano si vede il tetto, già ristrutturato forse un secolo fa, sorretto da travi anch'esse ammallorate, con una copertura in lastre di cemento amianto. L'Eternit sbriciolato in diversi punti. Si vedono i resti delle canne fumarie di alcuni camini, alcune finestre sono senza infissi, altre sono chiuse con i residui marci dei vecchi infissi. Erano abitazioni molto spartane, forse a malapena con l'acqua corrente e ovviamente senza servizi. E come accadeva spesso, non esistendo un bagno in casa, si usava la latrina in cortile. Guardando una situazione del genere, cosa avrei potuto dirle? Avrei dovuto illuderla di aver fatto un affare, sostenendo anche il suo sogno di trasferirsi rapidamente in quel paese? No, ovviamente. Potevo solo dirle che si era fatta fregare, perché non solo quell'immobile è totalmente da demolire, ma probabilmente dovrà farlo anche in fretta per non rischiare un crollo. Ma come? Mi ha risposto lei. È venuto un muratore e mi ha detto che con la sua piccola impresa può recuperarlo senza grossi investimenti, conservando l'atmosfera antica e realizzando una bella abitazione accogliente con materiali di recupero. Pura illusione, ovviamente. Magari stai pensando che la situazione in cui si è cacciata questa ragazza sia estrema o molto rara, invece ti sbagli, perché seppure con piccole differenze è molto comune. Magari stai pensando che solo gli sprovveduti possono farsi fregare in questo modo, invece ti sbagli anche su questo, perché ci sono situazioni particolari che possono spingere praticamente chiunque a fare scelte sbagliate, a prendere decisioni affrettate. A me è capitato, non per una casa, ma comunque mi è capitato. L'ho raccontato anche nella guida che ho scritto, trovi il link per scaricarla nella descrizione di questo video. Esistono situazioni che ci spingono a prendere decisioni affrettate. Il classico esempio è la voglia di mollare rapidamente una situazione che non ci soddisfa più o che magari non possiamo più tollerare. In questi casi la nostra razionalità si abbassa notevolmente e diventiamo molto vulnerabili. In fondo è sempre meglio un futuro con molte incognite rispetto ad un presente ormai insopportabile, no?
Se poi a questo aggiungiamo, come è avvenuto nel caso della ragazza in questione, l'atteggiamento poco etico dell'agente immobiliare che ha proposto l'affare e la spinta emotiva derivante da certe storie romantiche che popolano l'internet, allora il gioco è fatto. In questo caso l'agente immobiliare ha probabilmente percepito l'entusiasmo della ragazza per quel rudere fatiscente e ha sfruttato il meccanismo psicologico dell'urgenza e della scarsità. Le ha fatto credere che c'erano altri potenziali compratori che volevano concludere l'affare in tempi brevissimi e poi sarebbe stato molto difficile trovare altre occasioni del genere. Ovviamente erano solo cazzate, visto che quella via è piena di immobili nelle stesse condizioni che probabilmente non vedranno mai alcun compratore. Cazzate che però, unite al desiderio di cambiamento di quella ragazza e anche al prezzo, che tutto sommato non era alto, hanno creato il meccanismo perfetto. E lei è caduta in trappola. Probabilmente, se avesse conosciuto prima il nostro canale YouTube Rurale Digitale, le cose sarebbero andate diversamente. Non dico che l'avremmo salvata, ma almeno qualche dubbio le sarebbe sorto. Invece, adesso per lei non si prospettano tempi facili. Io le ho suggerito di considerare perso quell'investimento e cercare di liberarsene il prima possibile, anche regalandolo, e ripartire da zero cercando un'altra soluzione. Le ho consigliato di liberarsene in ogni modo perché è il consiglio che darebbe chiunque conosca bene il settore. Probabilmente se chiede consigli sui vari gruppi di improvvisati, recuperatori di immobili abbandonati, sognatori sconclusionati e illusi, può ricevere il consiglio opposto, cioè quello di ristrutturare a prescindere. Però sarebbe un consiglio del cazzo. Quell'immobile è a rischio crollo, con tutto quello che ne consegue. Probabilmente il comune lo sapeva e stava solo aspettando un nuovo proprietario per imporre un intervento per risolvere il problema della pericolosità di quell'immobile. Il comune non può imporre una ristrutturazione, ma può adottare misure idonee a garantire la sicurezza. Quindi, in questo caso, visto che la proprietaria non è in grado di sostenere i costi di ristrutturazione, il comune può imporre la demolizione per cercare di evitare di doverlo fare a proprie spese. E questo comporterà costi non indifferenti per diversi motivi. Non si tratta di un edificio isolato, ma di un immobile che si affaccia su una strada pubblica. Bisognerà bonificare l'amianto del tetto, ci potranno essere incognite legate alla staticità degli edifici confinanti e varie altre cosette che costano un sacco di soldi. Per questo, secondo me, è meglio liberarsene il prima possibile, anche regalandolo. Ti sono sembrato antipatico nell'analisi che ho fatto fino ad ora? Sei anche tu tra quelli che preferiscono illudersi che sia tutto facile, come garantiscono le valanghe di pseudo esperti di Facebook o gli autori delle migliaia di video romantici su YouTube? Oh, intendiamoci, per me ognuno è libero di fare le scelte che preferisce, anche andando a suicidarsi economicamente con ristrutturazioni impossibili e antieconomiche. Però io non sarò mai tra quelli che sostengono sogni assurdi. Preferisco sostenere i sogni che si possono avverare grazie al giusto approccio, alla conoscenza e all'esperienza, non sogni irrealizzabili basati su realtà immaginarie o opinioni personali. Ristrutturare un rustico fatiscente è quasi sempre molto più complesso e costoso di demolire e ricostruire. Bisogna essere realisti e conoscere gli aspetti tecnici. Per questo suggerisco sempre di farsi aiutare da professionisti veri esperti, non direttamente coinvolti, perché altrimenti il rischio è sempre troppo alto. Nel caso della ragazza di questa storia, l'entusiasmo e la voglia di cambiare l'hanno spinta a mettere in secondo piano, anzi a ignorare completamente un sacco di aspetti legati alla ristrutturazione di un vecchio rustico. Probabilmente è stata illusa anche da qualche racconto idilliaco di ristrutturazioni fai da te. Praticamente ha tralasciato, oltre a tutto quello che ho già elencato, anche altri piccoli
piccoli dettagli, come le norme sismiche, i regolamenti igienico-sanitari, le normative acustiche, termotecniche, architettoniche, gli aspetti relativi alla sicurezza e altre cosette non certo insignificanti. Sono tutti aspetti di cui ho già parlato anche in altri video che ti consiglio di guardare. Insomma, non mi sembra di distruggere i sogni di nessuno cercando di essere realista. Non sei d'accordo? L'argomento ristrutturazione non finisce qui perché ci sono altri aspetti da considerare, quindi per non perderli metti un like a questo video, condividilo e iscriviti al canale. Se vuoi contattarmi in privato vai sul sito ruraledigitale.it.